Buongiorno scoppiati, ci troviamo in uno dei luoghi più sacri e attualmente una delle 7 meraviglie del mondo. Sono le 6 della mattina e stiamo salendo verso Machu Picchu. Chi può veramente che se ne approfitti di venire a Machu Picchu il prima possibile in questi anni, perché veramente probabilmente non ci sarà più la possibilità di vederlo come lo stiamo vedendo noi, tutto il suo splendore. E vi consigliamo il cammino che abbiamo fatto noi, il 4. Esatto. Per Huayna Picchu, ricordatevi questo sentiero perché veramente merita, è ragazzi. impressionante. Sono le 6 della mattina, 6 e mezzo. Questo è il panorama. Per salire, questo è il sentiero. Abbiamo fatto solo scale da un'ora. È stato abbastanza tosto, però sembra che siamo arrivati. Ok, questa è la situazione. Una vera merda, come lui. Questa è le 6:50 della mattina, ragazzi. Siamo in questa montagna. L'ingresso. Per il mio compleanno Brio mi vuole portare in questa montagna. Guarda che posto. Sono le 7 di mattina, precise. E il clima sta cambiando. Secondo la tradizione andina, la Pachamama, il piano madre o madre dimensione, dalla sua creazione ha attraversato 3 piani principali. Il primo e il più antico, l'Anam Pacha, il mondo di sopra, che si pensa si estendeva in un arco temporale dall'inizio dei tempi fino a 100.000 anni fa circa. Il secondo piano, l'Uram Pacha, il mondo di mezzo, che inizia dalla fine dell'Anam Pacha fino alla ultima era glaciale avvenuta circa 12.000 anni fa. La terza e ultima, la Kai Pacha, il mondo di qui, piano abitato dagli Inca fino ad arrivare ai giorni nostri. Scoperto agli albori del XX secolo, Machu Picchu, in lingua quechua montagna vecchia, è considerato una delle 7 meraviglie del mondo moderno e il terzo sito archeologico a cielo aperto più grande al mondo, dopo Pompei e le rovine di Ostia Antica. Da studi archeologici più recenti, però, sembra che le rovine Inca siano state costruite sopra fondamenta di gran lunga più antiche, di una civiltà ormai perduta nel tempo. Questa è Machu Picchu dalla prospettiva degli scoppiati. Questa è Machu Picchu come non l'avete mai vista. Questa roccia fa addirittura anche da angolo e va anche dall'altra parte del muro. Questo è uno studio assoluto, assurdo a livello antisismico, perché una cosa così funziona ed è dopo tutti questi anni ancora in piedi. Ma io una roba del genere non l'ho mai vista, no? Nelle nostre case moderne. No, è per questo che collassano dopo la prima scossetta. Guarda che roba. Cioè, a parte che troviamo i famosi rilievi solo su queste rocce megalitiche di questa antica cultura, che è anche un segno di riconoscimento di questa civiltà, e le 3 finestrelle che troviamo anche, i 3 ingressi anche nelle piramidi, no? Sì, questo track torna sempre. Esatto. Ora, Non so, noi stiamo parlando, stiamo analizzando con voi quello che stiamo vedendo, perché è la prima volta che veniamo in questo luogo. e lassù ci sono pietre tagliate. Dove? Questa roccia qua che si da... Sì. Wow. Questa addirittura secondo me è ancora più antica di quello che abbiamo visto precedentemente, probabilmente Anam Pacha, ovvero della prima era come la chiamano qua.
Ovviamente quest'altra qua roccia è di un'altra cultura. Esatto. Ma questa qua, ragazzi, è pazzesco. Qui parliamo proprio agli Questo è- albori dell'umanità, probabilmente, queste sì. rocce qua. Che intorno a tutto ciò ci hanno costruito Machu Picchu. Poi sono arrivate diverse civilizzazioni che ogni volta, come avete visto dai diversi stili, questa civilizzazione si insediava qua e cambiava ogni volta. E l'ultima è stata l'Inca, però qua ragazzi secondo me parliamo degli albori dell'umanità. Infatti la Nampacia, che era la prima era, si dice che addirittura la densità dell'aria e dell'atmosfera fosse diversa, per questo potevano trasportare queste pietre gigantesche e Perché pesavano di meno, in pesavano di teoria. meno, in teoria. E poi si diceva che l'uomo avesse una forma diversa, non avesse la forma che ha in questa era qua, insomma. Quindi piccolino come Jacopo. Sì, praticamente sono della prima era. Testa grossa, piccolino, però che cervello ragazzi per costruire ste robe, eh? E le bolle enormi. Eh? E le bolle enormi. E le e come dice Briole, bolle Pesante. enorme. Oltre alla maestosità incredibile di questo ex impero, possiamo trovare delle pietre come questa, che risale ovviamente a prima dell'impero Inca, a Nampacia. Come ben vediamo la differenza della struttura. Questo è monolite modellato. Queste sono pietre castonate una sopra l'altra. Quindi secondo noi è stato ristrutturato, no? Ci sono almeno 3 stili differenti qua a Machu Picchu e ve li mostreremo. Non è stata costruita decisamente dagli Inca, anzi è stata poi ripopolata dagli Inca, però è decisamente più antica l'originale. Anche perché per essere stata costruita qua su in cima da un impero dove, per quale motivo avrebbe dovuto costruirla qua su in cima una civiltà? Probabilmente c'era molta acqua a valle. Da notare anche il sistema dell'acqua, che è una sola pietra. È una sola pietra modellata perché è molto più antica. Adesso andiamo a vedere il Tempio del Sole. Da notare sempre il rispetto per le pietre madri. Come possiamo vedere è sempre stato strutturato vicino alla pietra, è rispettata la pietra in maniera perfetta. Qua ugualmente. Guardate che bello. Pazzesco. Questo è un monolite. E qua ce n'è un altro. Ovviamente rispettato, a forma piramidale. Perché tanto ormai non ci sorprende più niente. E come possiamo vedere, la struttura di qua è completamente diversa dalla struttura di qua ed è assurdo, ragazzi, e non è niente a che vedere con la prima pietra che abbiamo visto. Sì, qua lo chiamano il Tempio del Sole e non so da cosa lo deducono, però sicuramente ci sono almeno 3 ere in Sì. questo tempio. La prima Tu sì, dici questa. prima era Nampacia, questa è la pietra più grande. 2. La seconda Urampacia, che già è Questa? sì, che è antediluviano, però già non è
non sono spettacolari come la prima, e poi quella Inca post-diluviana ovviamente, che è la Poi meno c'è anche raffinata. questa. 4. Questa è diversa. No? Sì, è post-diluviana probabilmente, però è pre-Inca, perché ha più forma di mattoni, però è sempre comunque modellato in modo che si rispetti la prete principale, incredibile. Cioè, per una persona normale questo non è niente, però sicuri? Perché qua c'è una cazzo di pietra completamente che fa ad angolo concavo, Ma poi è incredibile che fa da pavimento e da parete allo stesso fa da tempo. pavimento e da parete, e anche questa qua. Anche questa qua. Poi qua, vabbè, troviamo monoliti prediluviani, e sopra ci hanno ricostruito, perché è ben diversa la struttura. Ma quello che mi incuriosisce è anche questo segno, questa... non so cosa poteva essere utile, però uno scopo sicuramente ce l'aveva. Guardate che spettacolo. Questo è curioso. Un monolite sopra altre pietre. Ma come lo avranno messo qua? No? Hanno alzato con la forza bruta di noi esseri umani, così. Sì, sì. Così l'hanno alzato. Da notare anche l'impianto acquifero funziona meglio che a Cusco. Sì, sì, a Cusco una goccia di pioggia si allaga la città. Qua invece, cazzo, è tutto perfetto. Spiegaci, maestro. Niente, questo è decisamente uno stile di pietra Nampacia, ovvero della primera era, e la cosa che è impressionante è che fa angolo, e esce, è sporgente, e qua sotto c'è anche un buco, non so cosa, probabilmente l'avranno utilizzato per infilarci qualcosa per trasportarlo, però i metodi non si sappiamo. La prima era è decisamente antediluviano, quindi più antico di 12.000 anni. Sì, ma ce l'hanno rimesso perché sotto Sì, chiaramente è la pietra più recente. post-diluviana, pre-Inca, Ce l'hanno però rischiaffato. l'hanno rialzato. Sì. Hai visto i cazzi? Poi da notare le pietre che rispettano questa roccia sacra. Sì. E cosa? Questa? Ah, Sì. è la prima volta che lo vedo qua, questo qua. Anche qua? Probabilmente Sì, sì. era una struttura che faceva da tetto. Sì. Però lui, questo qui è assurdo. Sì, impressionante. Allora, ragazzi, qua siamo decisamente in una delle parti più antiche di Machu Picchu. Ah. Vabbè, noi stiamo facendo delle riprese serie. Poi arriva Brio. Poi arriva lui, ok. È decisamente antediluviano, e come potete vedere Aspetta, ma gli spettatori non stanno vedendo perché adesso arriva la magia. Bam! Eccola la magia. Sì. Ecco, stavamo dicendo, Pietre grandi quanto Sacsayhuaman, levigate, che talmente perfette che fanno praticamente a finestrella. E quindi secondo logica, anche se a volte la logica ci illude, sì, molto spesso. questo è Machu Picchu per com'era, Pre-Inca. per quello che delle prove che abbiamo, ossia queste sono le prove. Quindi può darsi prima fosse ancora più diverso, però vabbè. Questo è Machu Picchu per come dovrebbe essere fatto, e questo invece è il dopo. Il dopo.
Quindi ragazzi, occhio a come vediamo sempre le cose, perché non sono mai come pensiamo, no? No, l'occhio inganna. Cioè, noi vediamo Machu Picchu, nel senso, vediamo Machu Picchu, oh che carino, guardalo, guarda bellino, bla bla bla, ma in realtà, bam, questo è Machu Picchu, come Ollantaytambo. Questa è la stessa civiltà, che è prediluviana. Prediluviana, E- pre-Younger Dryas. E che umanità ha fatto questo? Boh, non lo sappiamo, perché ancora i resti non li abbiamo trovati, o forse sì. Ma dove cazzo sono andato di pietre? Allora, qua possiamo vedere proprio un esempio di come rispettavano la natura. Questo è un monolite enorme, ma vediamo come è stato ristrutturato e costruito vicino, rispettando la roccia. Per loro, evidentemente, era sacra questa roccia e formava l'antica città di Machu Picchu, perché è la natura prima che forma la civiltà, no? E quindi per loro era molto importante rispettarla. E vediamo sopra, ovviamente post diluviana, come è stata ricostruita dagli Inca. Anche lassù era bello. Queste terrazze che si mescolano con l'umanità e e poi vabbè, farà. Guarda che roba! Cioè, mai vista una roba del genere. Cioè, altro che le fortezze. Come possiamo trovare in tutto il Perù, anche qui troviamo, forse, non si sa cos'è perché non ci posso andare, ma un tunnel. Che strano, eh? Lo troviamo a Sacsayhuaman, lo troviamo a Cusco, lo troviamo a Nazca. Tanto non ci vogliono fare entrare. No, Niente da fare. siamo pronti per andare a Huayna Picchu. Questo è il posto. Guardate che roba. Bene ragazzi, ci troviamo nella montagna di Huayna Picchu, che è in quechua significa la montagna giovane, mentre Machu Picchu, che è di fronte a noi, sarebbe la montagna vecchia. Huayna Picchu è la montagna che si vede in tutte le cartoline di Machu Picchu, quella a picco che si vede dall'altra parte. Anche qua c'è un tempio, però da qua sicuramente la vista del Machu è un'altra cosa. Si vede solo il complesso. Ok ragazzi, siamo arrivati in cima al Huayna Picchu. A Huayna Picchu, la montagna giovane, e alle nostre spalle, come vedete, c'è il Machu. Il Machu. E niente, noi origliando, sentendo le guide qui a Machu Picchu, abbiamo ascoltato che praticamente nel corso dei prossimi anni il governo peruviano sembra che vuole chiudere Machu Picchu e lasciare aperto soltanto una piccolissima parte del sito archeologico. Questo perché il piano è creare un Machu Picchu virtuale, ovvero che la gente viene dall'altra parte del mondo per venire qua e entrare dentro una stanza e vedere il Machu Picchu virtualmente con degli occhiali VR interattivi. E Quindi le mosche zanzare che vedete non le vedrete? non le vedete più. Abbiamo fatto questa domanda alla guida, ho detto ma è possibile tutto ciò? Sì, sta tutto già avvenendo. Noi pensavamo che era una cosa che avvenisse in una questione di decine di anni, invece quando abbiamo chiesto ma quando avverrà questa cosa qua, apparentemente sembra che in 4-5 anni vogliono realizzare questo progetto. La scusa è il deterioramento Del sito archeologico Quindi- che dicono sta cedendo di 1 centimetro all'anno, e qua da tipo Millimetro. un millimetro all'anno, mi sta dicendo Brio,
e qua da migliaia di anni non si è mai mosso, però sta retrocedendo di 1 millimetro all'anno, e quindi è giusto fare un Machu Picchu virtuale per i prossimi anni. Dove probabilmente vi diranno loro come è fatto Machu Picchu, anche se Esatto, quindi tu non lo vedrai. chi può veramente che se ne approfitti di venire a Machu Picchu il prima possibile in questi anni, perché veramente probabilmente non ci sarà più la possibilità di vederlo come lo stiamo vedendo noi, tutto il suo splendore. E vi consigliamo il cammino che abbiamo fatto noi in 4 Esatto, per Huayna Picchu. Ricordatevi questo sentiero perché veramente merita, è ragazzi. impressionante. Serve un pochino di coca, però Questa è una cosa che non è che si sa del fatto che vogliono creare un Machu Picchu virtuale, lo scopri venendo qua, e questo è per noi sinceramente è stato un bel colpo. È stato un bel colpo, anche perché veramente la gente verrà dall'altra parte del mondo per cosa? Per mettere degli occhialini 3D e vedere Machu Picchu in 3D. Io lo guardo in un canale YouTube, se deve essere così sinceramente. Ragazzi, così va il mondo apparentemente. Siamo ancora all'interno di Machu Picchu. E questo è un muro che nessuno ne parla, cioè è dimenticato, però qui vedi l'opera assurda, no? Le 4 mattonelle che compongono la casetta, no? Cioè questa è la cosa assurda, cioè guarda che angoli poi, tutto irregolare, uno incastonato sopra l'altro, perfetto, no? Per me questo è da esporre. Tra l'altro c'è questo Soprattutto non è Inca, no? masso gigantesco che potrebbe essere quasi un mattone. Questa è una parte di Machu Picchu un po' Guarda, dimenticata. Lì si vede l'architettura Inca, le mattonelle. Zomba. Cioè, le mattonelle là, quelle sono Inca. Come ben vediamo Cusco, come ben vediamo Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Queste sono grandissime ste rocce. Ciclopiche. Vediamo anche la precisione dell'architettura, stessa ventana, stessa finestra, ragazzi. Tac. E vai. Perché erano studiate che il sole doveva passare dentro le case o comunque gli edifici, se non sono case, abitazioni. Vediamo questa struttura Nampaccia. Praticamente la Nampaccia, la prima era ciò che fa da fondamenta poi a tutte le altre ere successive, sia prediluviane che postdiluviane. Questa classica struttura Nampaccia, pietre enormi, anche tagliate o modellate, no, secondo Jesus Gamarra sono addirittura fatte a stampo, calore stampo praticamente, e sopra poi vengono tutte le altre strutture di diverse ere, Nampaccia, pre e post diluviane, e Inca, che è considerata era moderna secondo Ossia, gli studi di Jesus. vicino Inca a Nampaccia. Tanto queste sono le fondamenta di qualsiasi E struttura questo in Perù. sembrerebbe un altare che dà alle montagne, dove, come lo troviamo anche a Ollantaytambo e in altri luoghi del Valle Sagrado, ci sono questi altari che sono situati davanti alla vallata per fare riti spiritici, Esatto, poi religiosi. di teoria sull'utilizzo della Nampaccia sono teorie, perché parliamo di prima era, quindi sono antichissime, è difficile rifarle risalire esattamente alla loro funzione, però Comunque sono lì sono lì e sembrano più resilienti di tutto il resto. di tutto il resto. Oh, ma questo? Questo ci troviamo davanti a un bellissimo masso di pietra precolombiano della prima era a Nampaccia, e anche qua l'angolo è a 90 gradi, però è rotondo come tutti gli altri angoli di questa era, e qui troviamo tutti e tre gli stili Urampacha, però post diluviano, perché
a mattone, non è poligonale come quelli prediluviani. Da notare anche il rispetto per l'altra pietra. Esattamente, nulla facevano a caso. E poi sopra l'ultima era stile Inca praticamente. Beh, si vede benissimo. Guarda che roba. Tan 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 tan. E qua cambia. Esattamente. E diciamo che è meno resiliente, Sì, anche di aspetto meno piacevole di questo. sicuramente se arriva una scossa grossa di terremoto, quelli che sono più propensi a cadere sono Eh beh, quelli certo. Inca. Questo Di sicuro lui no. Beh, comunque a livello architettonico, ragazzi, erano avanti, Da notare la pietra e lo stile Inca sopra. Chissà prima agli albori com'era. Se lo stile Inca non è come la Nampacia. Anche tu che ci hai fatto caso? Sì, è un po' difficile non vederlo. E siamo di fronte al sito archeologico di Machu Picchu, un sito bellissimo, realizzato soprattutto nello stile Inca con queste terrazze. E niente, continuando giù per la montagna ce ne sono diverse, altre. Aspetta. Ok. Non so se riuscite a vederle. Mhm. E niente, questo non so se avete visto una foto che gira su internet di Machu Picchu nei primi del Novecento quando è stato scoperto, ma praticamente era tutta coperta di questa densa foresta. E niente, qua tutte le montagne sono veramente ricoperte di vegetazione molto densa. Qui secondo me se uno va veramente a scavare trova una civiltà, un impero ovunque in questa vallata. Voglia. Non termina solo a Machu Picchu, anche perché questo sicuramente tutta la montagna, se vai a scavare, è piena di terrazzamenti. Cioè, non credete che questo pezzo qua sia stato così scoperto? Era praticamente così. Cioè, era ricoperto di alberi. Quindi voi dovete guardare con un'altra logica. Cioè, che questo è stato adesso riscoperto. E ci sono altri pezzi che si vedono, ok? Però se tu riesci a guardare bene, tipo là, continua, ragazzi, ci sono delle terrazze. E perché là non scavano? E continua. È tutto ricoperto. E questa è ovunque. Quindi E per quanto mi riguarda non scavano ovunque, anche perché sennò qua veramente non potrebbero costruire niente da nessuna parte, perché ogni singolo ettaro di terreno è parte di un antico impero e trovi sicuramente qualcosa, però ovviamente bisogna che tengano una parte da far vedere ai visitatori. E quindi però ragazzi, qua c'è il mondo da esplorare, non è solo la montagna vecchia Machu Picchu e il sito archeologico principale, qua è tutto un sito archeologico, tutto. va bene, ragazzi. Noi abbiamo fatto cambiare idea anche a Brio. Piano piano. Vi è piaciuto il video? Fatecelo sapere. Iscrivetevi al canale. Ciao.